Ciao lettrici e lettori, benvenuti in un nuovo video. Io sono Michela e oggi parliamo della mia ultima lettura, che è questo volume qua. Che cos'è? The Court of Miracles è un libro appena uscito in lingua, da voci di corridoio dovrebbe arrivare presto in Italia e io sinceramente non vedo l'ora. Mi è piaciuto il libro? Diciamolo subito, assolutamente sì, però su questo devo fare una premessa. Io so che molti lettori sono lettori impegnati, che ritengono le letture un arricchimento personale e che vogliono dei libri che possano arricchirli umanamente. Io, ahimè, devo dirlo, so che mi creerò molti nemici, ma per me la lettura è intrattenimento. Così come qualcuno ama vedere film, io amo leggere libri, quindi i libri devono intrattenermi, a prescindere da poi, insomma, la qualità di quello, la qualità morale, letteraria di quello che vado a leggere. Questo è un libro sicuramente di grande intrattenimento, è un libro a cui ho dato, ve lo dico subito, 5 stelline. Dal punto di vista letterario sicuramente non è un libro eccelso, mettiamola così, perché è un libro che ha molti difetti, ha molti problemi anche a livello di verità storiche, però è un libro che io ho assolutamente adorato. Innanzitutto diciamo che cos'è. È il primo di una trilogia, è il primo libro anche scritto da questa autrice, Kirsten Grant, ma appunto ha annunciato che sarà una trilogia di 3 libri, ed è il retelling di I Miserabili di Hugo, di questo volume qua. Io non so se si vede, se riesco a mettere a fuoco. Ad ogni modo, chi segue il mio canale da un po' sa che I Miserabili di Hugo, in quella versione che vi ho fatto vedere, che è un po' pesante, quindi la lascio giù, è stato il primo libro acquistato veramente in età giovanissima con i miei soldini, quindi io sono particolarmente legata a questa storia, sono particolarmente legata a Hugo, ma in particolare a questa storia. Ho amato alla follia Marius, insomma è un libro che ho adorato. Quando ho saputo di questo libro, che in realtà devo dire all'inizio credevo fosse un retelling del Gobbo di Notre Dame, visto il titolo, ho deciso che dovevo leggerlo assolutamente, non potevo aspettare la versione italiana. È un libro che viene paragonato a Six of Crows, al libro della giungla e varie cose. Secondo me queste definizioni sono molto fuorvianti per questo libro, perché se si parte con aspettative troppo alte si può rimanere delusi. Se invece ci si aspetta appunto un libro di intrattenimento con un'ambientazione appunto che è con delle storie che ricordano I Miserabili, è sicuramente un ottimo libro, malgrado tutti i problemi che questo libro ha. Allora, innanzitutto abbiamo detto che è un retelling dei Miserabili. Io credo che possiate apprezzare maggiormente questo libro se avete letto I Miserabili, altrimenti è una storia un po' più leggera. È ambientato nel 1823, anzi l'inizio del libro è ambientato nel 1823, dopo la rivoluzione francese che in questa world building è fallita, quindi i re sono ancora al potere e i rivoluzionari sono stati ghigliottinati. In questa situazione il potere è stato preso da 9 gilde, ognuna che si dedica a una particolare arte, tutte ovviamente molto illecite, quindi abbiamo la gilda degli assassini, la gilda dei ladri, la gilda dei mendicanti e così via. La protagonista di questo libro è Eponine, così come Eponine Thénardier, personaggio appunto preso dai Miserabili. Possiamo dire che finalmente in questo libro Eponine ha un po' più di rivincita sulla vita, soprattutto sul personaggio e la fine che fa nei Miserabili. Abbiamo tutta una serie di personaggi presi dai Miserabili, in particolare Cosette, abbiamo Marius, abbiamo Javert, abbiamo Jean Valjean e così via. Gavroche, che so che è un personaggio molto amato dai lettori. Abbiamo questa Eponine che cresce con i Thénardier, in particolare col padre Thénardier, che come nei Miserabili insomma non è proprio questo personaggio tanto simpatico, e che da giovanissima vede venduta la sorella alla gilda delle prostitute, praticamente al lord di questa gilda, che è Lord Kaplan. Lei, in seguito a questa situazione, proprio per i consigli che la sorella le ha dato, capisce che per sopravvivere deve legarsi ad una gilda e finisce
per entrare a far parte della gilda dei ladri. Lei, proprio appunto grazie ai consigli della sorella, non crescerà mai troppo fisicamente, cercando di mangiare poco e rimanere minuta, e di dedicarsi completamente alla gilda dei ladri, tant'è che diventerà una dei migliori ladri all'interno della gilda stessa, però mai dimenticando la voglia di vendetta verso Lord Kaplan e il desiderio di liberare la sorella. Sempre a casa dei Thénardier, una delle serve, delle squattere praticamente, che dovrebbe essere una bambina adottata da Thénardier, c'è Cosette Hetty, che a un certo punto nella storia sta per essere, come era successa alla sorella appunto di Eponine, sta per essere venduta a Lord Kaplan. E Eponine ovviamente non ci sta a perdere un'altra sorella, anche se sorella di sangue non lo è, ma lei ha prova dell'affetto verso questa ragazzina, e quindi non ci sta al fatto che venga venduta a Lord Kaplan, e quindi cercherà in ogni modo di contrastare questa vendita inserendo appunto la giovane Cosette nella gilda dei mendicanti. Questo non basterà, perché Lord Kaplan è potentissimo e comunque abituato a non sentirsi dire di no, e quindi Eponine si troverà di fronte a tutta una serie di vicissitudini, di scelte, anche di situazioni molto difficili, drammatiche, pur di salvare Cosette, che praticamente è diventata sorella a tutti gli effetti a livello spirituale, umano, di Eponine. Intorno a loro ruotano ovviamente tutta una serie di figure, in particolare tutta una serie di gilde che controllano Parigi, e quindi dei lord o delle lady che controllano queste gilde, ma anche del gruppo dei rivoluzionari che tentano di riportare in auge appunto la rivoluzione, e anche ovviamente tutta una serie di nobili a partire dal Delfino di Francia. Questo è più o meno la storia. Ovviamente ci sono tutta una serie di avventure che Eponine vivrà, cercando appunto di salvare la piccola Cosette, che si svolgono in diversi anni. Per arrivare al finale, questo libro ha un finale ovviamente, anche se un piccolo spiraglio viene lasciato per il libro successivo, però è un libro che si può leggere a sé stante, assolutamente sì. È sicuramente un libro che per me è stato di grande intrattenimento, perché ho ritrovato tutti i personaggi che conoscevo di Miserabili, e un po' conoscendo anche la fine che facevano nel volume di Miserabili, eri lì nel tentativo di capire se sarebbe stata la stessa fine, se i personaggi avrebbero avuto un finale diverso in questo volume e il loro destino, e un po' si soffriva, c'è poco da fare, con i personaggi stessi. Dal punto di vista appunto di intrattenimento, dal punto di vista umano, è un libro che ho adorato Eponine, malgrado nei Miserabili non era uno dei miei personaggi preferiti. Soprattutto ho adorato Marius e Cosette, perché li amavo già nel volume dei Miserabili e continuo ad amarli anche qui. Ho adorato alla follia la gilda degli assassini, con Montparnasse e con tutti quelli che fanno parte di questa gilda. Ovviamente non ci sono in realtà personaggi molto positivi, sono tutti personaggi negativi o comunque al limite. Forse l'unica che si salva da questa situazione è la piccola Cosette, ma anche qui insomma Cosette, come nei Miserabili di Hugo, è l'ingenuità fatta persona. E ovviamente si salva Marius, perché anche Marius è l'ingenuità fatta persona. Sono due personaggi che fanno veramente tenerezza per quanto sono ingenui, e tutti, diciamocelo, per questo io li adoro, perché veramente sono ingenui alla follia. Però gli altri ovviamente sono tutti, se non cattivi, comunque sul limite, su una fascia grigia, non sono mai personaggi positivi, neanche Eponine, insomma anche lei si trova a fare scelte molto difficili, a volte riesce a far prevalere la morale, a volte ovviamente va avanti per la sua strada e non guarda nulla. Riguardo Eponine, ho un personaggio che ho amato molto in questo volume, proprio perché lei, anche per la sua giovane età, va avanti per la sua strada, sempre e comunque, non si pone le domande, non si pone il problema degli altri, se ne frega abbastanza di tutto il resto, malgrado abbia una morale, abbia una coscienza, lei va avanti per la sua strada e
sempre, cioè questo personaggio è sempre molto coerente con se stesso e con le proprie scelte. Questa cosa l'ho adorata, anche perché è filtrata appunto dalla giovane età della protagonista, e gli altri spesso durante l'andamento della storia la mettono di fronte a quello che lei ha, a quello che lei è, alle situazioni che sta vivendo, spiattellandole lì la verità nuda e cruda così com'è, e lei rimane spesso spiazzata e poi continua ad andare avanti per la sua strada. Personaggio meraviglioso. Ho amato anche il duo Valjean e Javert, anche se qui, vabbè, ci hanno messo insieme una mezza storia d'amore. Javert è diventata donna, ma tanto, voglio dire, io li scippavo anche nei Miserabili, quindi va bene così. Queste sono le cose che ho amato moltissimo dal libro. È sicuramente un libro di grande intrattenimento, se ci si avvicina con aspettative appunto di intrattenimento e non troppo alte. I difetti di questo libro. Veniamo alla parte aia del libro. Ce ne sono molti. Per essere la prima scrittura del primo libro di questa autrice, devo dire una partenza scintillante, però ha molti difetti. In primis i problemi storici di questo libro. Ok, è un universo alternativo in cui la rivoluzione francese è andata male e quindi non è ovviamente un romanzo storico, però ha dei problemi fondamentali di ricercatezza storica. A un certo punto appaiono pure dei gioielli di Fabergé che nel 1823 non aveva ancora aperto bottega, e tutta una serie di problematiche storiche che, devo dire, a me non hanno dato fastidio, però per onor di cronaca devo dirvi ci sono. Altro difetto, non proprio storico ma umano, diciamo difetto umano nei personaggi, spesso alcuni espedienti narrativi, soprattutto nel carattere dei personaggi o comunque nelle vicissitudini, sono abbastanza semplicistiche. Cioè, a un certo punto c'è una scena di ipnosi collettiva, per esempio, insomma, al limite del fantasy, se non per esempio il fatto che nei momenti cruciali arriva sempre qualcuno a salvare la situazione. Però, ripeto, sicuramente in questo non brilla di originalità, però non sono situazioni che a me hanno dato fastidio affatto, e le ho prese così come venivano, non aspettandomi appunto grandi picchi letterari, ma un libro appunto di puro intrattenimento. Un libro in realtà molto scorrevole, sono 400 pagine, in realtà scritte in maniera anche molto grande, vedete, insomma, per cui è un libro che si legge velocemente, è in inglese, ripeto, però è un inglese molto semplice. Se avete voglia di leggerlo, non preoccupatevi troppo dell'inglese, perché è un inglese molto scorrevole. Ci sono tantissimi personaggi, tantissime gilde. All'inizio li troviamo elencate qua, ecco qui. Però io devo dire non ho avuto nessun tipo di difficoltà a riconoscere i personaggi, a capire chi fa cosa e quant'altro, che invece spesso nei libri in cui ci sono tanti personaggi, insomma, mi risulta problematico e devo stare troppo attenta, e a volte quando uno è stanco e legge, insomma, vorrebbe cose più semplici. In questo libro assolutamente è tutto gestito in maniera egregia, per cui non hai difficoltà a capire chi fa cosa, chi è chi, però con la premessa che io ho letto I Miserabili, quindi probabilmente è un libro che potete apprezzare maggiormente se avete letto I Miserabili prima. È assolutamente un libro che ho amato tantissimo, io non ve l'ho fatto vedere, rimediamo subito e vi mostro l'edizione. Ripeto, questa è l'edizione inglese, comunque ve la metto giù nell'info box. Nella versione americana completamente un'altra copertina, un altro formato, comunque se siete curiosi di andarvela a vedere, ci sono entrambi su Amazon. Questa, come dicevamo, è la versione inglese semplice, classica. Vediamo di riuscire a farvelo vedere senza riflessi. Eccolo qua, è una edizione spettacolare, è bella. Ha la sovracoperta che si toglie e sotto è meraviglioso. Per essere un libro classico, semplice, in vendita, e quindi non una versione da wish box o quant'altro, è davvero splendido. All'interno è così, ecco qua, ha la mappa di Parigi, eccola, ha la mappa per capire le varie gilde, ha
finalmente abbiamo un libro con l'indice, è tanto che non vedevo un libro contemporaneo con l'indice, ha all'inizio anche l'elenco delle leggi che le varie gilde si sono date. Tutte le gilde si sono unite e hanno fatto un'alleanza dandosi appunto delle leggi, e qui abbiamo tutto l'elenco delle leggi appunto che loro si sono date. Inizia così e abbiamo detto che la scrittura del libro è abbastanza grande, è un libro che si legge veramente in maniera veloce, è un libro veramente da ottimo intrattenimento, però da intrattenimento. Non è I Miserabili, ovviamente, però è un grande, ottimo intrattenimento. È un libro sicuramente anche molto leggero da leggere, malgrado poi vada ad affrontare anche tematiche e temi anche importanti, però lo fa sempre con una leggerezza sorprendente. Ovviamente è un libro ambientato appunto dopo una rivoluzione francese fallita, quindi c'è tanta povertà, ci si muore per fame, malattie e quant'altro, quindi insomma non è che è un mondo idilliaco, per carità, però rispetto ecco, per esempio alla Nona Casa della Bardugo, qui potete andare tranquilli e leggere tranquillamente che non ci sono scene particolarmente cruente o situazioni particolarmente cruente da andare a affrontare. Vi ripeto che dovrebbe uscire in Italia, così da voci di corridoio, in tempi decenti, speriamo quest'anno, ma potrebbe essere anche l'anno prossimo, però l'importante è che ce lo portano. A questo punto sicuramente quando uscirà in Italia io me lo rileggo in italiano e vi porterò una recensione sulla traduzione a questo punto, che mi sembra doverosa e più che doverosa, visto che il libro mi è piaciuto tantissimo. Voi fatemi sapere se conoscevate questo libro, se lo avete letto, ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuto oppure no. Fatemi sapere se vi ho incuriosito per la lettura di questo libro, se vi ho incuriosito anche magari di aspettarlo in italiano, altrimenti fatemi sapere cosa state leggendo voi, soprattutto se quello che state leggendo vi sta piacendo. E io vi saluto, vi chiudo così il video, auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!